Ciao amici e amiche del segno della bilancia, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale, vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 18 aprile al 1 maggio, dove troveremo la luna piena in Scorpione. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad accendere la luna. Vediamo dal punto di vista astrologico un po' per tutti cosa ci porterà questo periodo dove troverà culmine appunto proprio il 1 maggio con la luna piena in Scorpione. Un periodo molto attivo per lo sviluppo, di cogliere un'energia molto forte, le emozioni saranno travolgenti, attrazione, passione che si intensifica, la ricerca, la curiosità, anche il coraggio e la determinazione saranno determinanti perché possono aiutare a far raggiungere degli obiettivi importanti. E anche l'autocontrollo può servire, insomma, nonostante ci possono essere dei dubbi e delle incertezze. Di contro dobbiamo fare attenzione al momento di instabilità emotiva, all'insoddisfazione o alle emozioni che abbiamo visto sono molto forti, però possono addirittura per certi aspetti diventare distruttive per noi stessi e anche per chi ci circonda. Aggressività, diffidenza possono aumentare, l'irascibilità, l'orgoglio, essere un po' pretensiosi. Quindi abbiamo visto energie a favore e contro, adesso vediamo proprio le vostre, per voi della bilancia, con gli oracoli. Vediamo cosa vogliono dirvi. Troviamo esprimere i desideri, molto bella perché è ovvio che già nel nome è insito il fatto che è il momento giusto per esprimere i desideri, però anche esprimere se stessi. Quindi dobbiamo sapere che alcuni sogni, alcune idee, progetti possiamo incominciare o a pianificare se siamo in una fase di iniziale oppure se stiamo già portando avanti alcune cose, allora è il caso di spingere ulteriormente. Oppure, io dico soprattutto per chi ha perso un po' di fiducia in se stesso o proprio nei sogni, invece di credere nel potere dei sogni e dei desideri e pensare in termini di possibilità anziché di limitazione, perché ci dobbiamo ricordare che attiriamo ciò che pensiamo e se noi pensiamo non ce la farò mai, non ci riuscirò, questa cosa non si realizzerà mai, allora già la stiamo bloccando, già è sicuro che non si realizzerà. E invece cosa ci costa pensare al contrario, in termini di totale positività? Non ci costa assolutamente niente e quindi questa cambierà le vostre energie. Effettivamente questa vi sta dicendo proprio di lasciare andare alle spalle i limiti e la negatività. E adesso procediamo con l'altro oracolo che è osservatore delle stelle. Forse strettamente connessa a questa carta, nel senso che ci dà un'ulteriore indicazione di pensare attentamente che cosa si vuole, all'aspirazione e all'ambizione che possono alimentare la vostra stessa energia, di visualizzare l'obiettivo, di sostituire uno schema negativo, appunto, comunque di fare piccoli passi, di offrirsi al mondo e quindi anche di sognare. Come vedete, forse c'è qualcuno da lassù che vi vuole aiutare a spingere proprio a credere nelle vostre capacità, nelle vostre possibilità e nella realizzazione. Quindi
in realtà non diciamo, non costa nulla concentrarsi, sugli aspetti positivi, perché sappiamo benissimo che se ci concentriamo solo sulle cose negative, magari continuiamo purtroppo a vivere quelle esperienze negative. E secondo me è proprio il messaggio lampante per questo periodo di cogliere questa bellissima energia. E poi abbiamo un altro messaggio dalla carta ultimo quarto che ci parla di valutare il nostro percorso. Ecco, anche questa, ahimè, va a sottolineare un po' quello che ci siamo detti, perché parla di abitudini e schemi limitanti, e quindi di considerare cosa è bene e cosa è no, di lasciare andare ciò che non funziona, di farsi coraggio, di pensare cosa fare per migliorare le cose e quindi di sfruttare appunto la nostra creatività, la nostra intelligenza, l'esperienza. Adesso procediamo con gli altri messaggi dell'oracolo dello sciamano. Capita raramente che ci siano delle carte comunque diverse che però diciamo più o meno vertono sulle stesse indicazioni, quindi vuol dire che magari molti di voi si trovano veramente a vivere o in un ambito o più ambiti della vostra vita un qualcosa che non sta funzionando. Per alcuni potrebbe essere nel lato lavorativo, economico, oppure magari dei progetti in particolare che non decollano, avete sfiducia anche nell'iniziare addirittura, perché partite già sfiduciati, altri nella vita sentimentale, magari c'è una relazione però non decolla, oppure c'è una fase di stasi, invece magari ci potrebbe essere qualcuno che è single però non riesce a trovare la persona giusta, quindi vuol dire che in qualche modo secondo me gli oracoli vi stanno dicendo che in realtà non bisogna fare chissà che cosa, bisogna forse cambiare la vostra idea e quindi essere più positivi, più buoni con voi stessi e di credere nelle vostre possibilità. E troviamo l'acqua a dirci proprio di dare acqua. Acqua è legato alle emozioni, è legata alla purificazione, alla rigenerazione, alle emozioni da esplorare ed eventualmente guarire, di ritornare all'essenza, di valutare le nostre motivazioni delle nostre scelte, di prenderci una pausa per attivare una rinascita creativa o di creare una nuova abitudine, di riflettere cosa si sta chiudendo e cosa si prepara a nascere. Ecco, questa ci dà un'ulteriore indicazione proprio per passare, andare avanti e migliorare qualcosa della vostra vita. Qui troviamo lo specchio velato, è lo stesso numero 47, quindi potrebbe risuonare in questo periodo, potrete vederlo magari intorno a voi, proprio a significare che magari in quei momenti specifici, in questo caso proprio del significato, seguire un po' il significato della carta stessa, che ha a che fare con un messaggio molto forte, e cioè che stiamo evitando di vedere alcune cose. Magari c'è una parte di noi che noi stessi stiamo nascondendo, stiamo reprimendo, dobbiamo cercare ciò che è veramente autentico e magari anche di rivalutare i nostri stessi parametri, perché potremmo avere una visione distorta delle persone o delle cose e quindi abbiamo bisogno di filtrare la realtà, giudizi, paure, aspettative in modo diverso da quello che stiamo facendo magari ultimamente o da un po' di tempo. L'ultimo messaggio arriva dalla carta il veggente e questa ha a che fare
proprio con la nostra capacità di intuito e abbiamo una visione interiore che dobbiamo ascoltare. Perché forse da parte vostra c'è troppa logica, troppa razionalità in questo momento e invece avete bisogno di lasciarvi andare un po' di più alle vostre intuizioni, sono quelle che riveleranno qualcosa di importante. Quindi non abbiate paura di trovare la chiarezza, di trovare altre soluzioni ascoltando veramente il vostro intuito e le vostre emozioni. Oppure questo potrebbe essere il momento giusto per andare a bilanciare appunto la vostra razionalità e le vostre emozioni. In qualsiasi circostanza è il momento giusto per decidere, è il momento giusto per agire. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!